Bentornati sugli Exariti con Jacopo e Pat. E oggi reagiremo a Australia e Nord Macedonia. Ma prima la nostra sigla. Eccoci tornati. Prima di partire e di entrare nel vivo vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, ma buttiamoci subito nella mischia e parliamo dell'Australia che porta a Torino Sheldon Riley con Not the Same. Not the Same, ce l'ho fatta, scusa, ci ho messo un attimo ma ce l'ho fatta. Not the Same. Pat, cara Pat. Allora, per quanto a me piaccia, lo dico proprio subito, per quanto io l'ascolti e mi emozioni anche tanto questa canzone, però sono un po' stufa di tutte ste ballad quest'anno, cioè sono un po' troppe per me, cioè mi piacciono, le adoro dalla prima all'ultima, ma a un certo punto mi rendo proprio conto che troppo. Vabbè, non è un problema dell'Australia, poverina, penso che non potesse saperlo quante ballad ci fossero in gara quando è stata scelta la canzone. A me emoziona veramente tanto, mi emoziona anche la carica emotiva che lui ci mette quando canta. Si vede che è una canzone anche questa molto personale, molto, molto intima. Secondo me ne è uscita un'ottima ballad a sé, proprio un bel prodotto, una buona canzone fatta bene. Mi chiedo però appunto se in confronto alle altre che abbiamo anche già visto può reggere il confronto effettivamente. Quella è la domanda che mi faccio. Allora io penso che i punti nevralgici di questo pezzo siano due. Il primo è proprio l'assoluta soverchiante quantità di ballad quest'anno, che quindi automaticamente fa un po' sbiadire tutte le ballad singole che sono in gioco, tranne appunto quelle 2 o 3 che sono insomma le probabili vincitrici. L'altro problema è proprio quello che tu dicevi all'inizio, cioè questo pezzo ti richiede di elaborare emotivamente durante l'ascolto, perché non è solamente il testo a essere magari in qualche modo emotivamente carico, ma tutta quanta la performance tu non puoi scomporla, non puoi dire vabbè adesso mi godo la performance e poi dopo penso al testo, come succede con altri pezzi, per esempio con, che ne so, Hold Me Closer, ma anche con Die Together, insomma, cioè quasi tutte le ballad che sono in gara quest'anno possono essere ascoltate come canzoni pop e poi dopo entrare nel significato lirico. Con questa qua tu non puoi farlo perché è talmente denso questo impegno dal punto di vista emotivo che è difficile svincolarsi da esso. E questo per esempio è esattamente ciò che non la fa piacere a me. Lo trovo troppo, lo trovo pesante, lo trovo sovradrammatico rispetto a quello che potrebbe essere. Anche l'atto di togliersi la maschera, no? Ha senso dal punto di vista della performance. Non sono sicuro che però tutti quanti gli Eurofan possano sintonizzarsi sulla stessa frequenza. Per gli australiani vedere che ti togli la maschera è una cosa importante, è un momento epico, tra virgolette, no? È come se da noi arrivasse Mischeta a Sanremo e si togliesse la mascherina, no? Ma io che vengo dall'Italia, che non ti conosco, a me non trasmette quello che trasmette magari al pubblico australiano. Allora, tutto quello che tu hai elencato come un qualcosa che non ti piace, quindi il fatto che non ci sia la divisione, diciamo, tra la performance e la lirica di questo testo, e che quindi sia tutto troppo emotivamente coinvolgente, è esattamente in realtà quello che a me piace di questa canzone. È bello vedere che una canzone, diciamo, sullo stesso livello ci dia delle opinioni così contrastanti, però per me una ballad, lo ripeterò sempre, deve trasmettere qualcosa. Il punto è che non mi sembra abbia una dinamica emotiva, cioè è come se ti arrivasse di botto una lastra di piombo addosso e non ci sono momenti in cui respiri. Tutti quanti i momenti di questa canzone sono intensi e a me questa cosa stanca. Non sto facendo un discorso di qualità, perché è chiaro che questo sia un prodotto di qualità. Qua stiamo proprio sul campo del gusto personale. Ecco, ti faccio il parallelismo con il Portogallo, no? Di cui noi abbiamo già parlato. Per me ha lo stesso tenore di questa canzone dal punto di vista appunto lirico, dal punto di vista emotivo, però mi sembra che la dinamica del pezzo in alcuni punti sia molto più modulata. Ci sono i punti in cui viene aggiunto il coro, dei punti in cui non c'è solamente lei. Insomma, mi sembra che sia stata gestita in maniera più oculata questa dinamica emotiva.
che io però non trovo particolarmente godibile in questo pezzo. Sì, no, ho capito cosa intendi, posso essere d'accordo da una parte, dall'altra per come mi vivo io le ballad in realtà il suo punto di forza è proprio quello. È verissimo che a chi non conosce l'artista questo gesto non può avere lo stesso valore che ha per un australiano o comunque per qualcuno che conosce l'artista e le dinamiche. Il paragone con Mischeta è perfetto, giustamente se lo facesse Mischeta magari un finlandese non capirebbe esattamente perché noi ci esaltiamo così tanto. Dal punto di vista poi della canzone in sé, anche se non ha la stessa carica emotiva, è ben chiaro il cosa vuole trasmettere. Quindi non è che dici è una cosa che diventa fine a se stessa, riesci a ricollegarla allo scopo della canzone, allo scopo della performance. Staging. Non credo lo cambieranno particolarmente, anche perché mi sembra che anche già dalla selezione nazionale fosse una roba ben provata, ben rodata, quindi non so se vorranno veramente fare particolari cambiamenti. Come dici tu, anch'io penso che lo terranno così. Tra l'altro io qui leggo che l'Australia si trova nella seconda semifinale, in ottava posizione nel running order tra San Marino e Cipro. Cosa ci dice questo? San Marino è questa canzone che ti intrattiene, che ti diverte, con una buona base che ti dà energia. Cipro comunque è una canzone particolare, con delle sonorità particolari. Questa ballad lì in mezzo tende a spezzare troppo il ritmo. Cioè tu dopo una canzone come quella di Achille Lauro hai voglia di metterti emotivamente a seguire una ballad così profonda e così pesante? Questa è la domanda che bisogna farsi. La prima ballad che si trova prima dell'Australia è l'Azerbaigian, che però sono 5 canzoni prima, 4 canzoni prima, e la ballad successiva che ci sarà più o meno la Polonia alla posizione 14, quindi comunque parecchio più avanti. Per cui penso che anche dando uno sguardo più di insieme, non andando a guardare così proprio esattamente quei tre, è una posizione che potrebbe farla risaltare in quanto ballad. Non ci scommetterei la casa, però mi sembra piuttosto chiaro che si qualificherà. Ok, allora io direi passiamo alla Nord Macedonia, che porta Circles di Andrea. Cosa ne pensi? Ritmo orecchiabile, ammetto che comunque si rientra sempre nel genere che a me piace, quindi non posso dire che la trovo una brutta canzone, ma rispetto a tutte le altre canzoni dello stesso tipo che abbiamo incrociato fino a questo momento qua, è una di quelle che mi piace di meno. Mi passa anche questa abbastanza inosservata nel grande mucchio che c'è quest'anno. Tema basic, classicissimo direi, mediocre, cioè una sufficienza io gliela do, anche 6,5. Non vado oltre, non mi spingo oltre. Potevano fare molto di più. Ci sono due problemi principali secondo me, che sono, primo, il testo. Tu non puoi farmi la seconda strofa esattamente uguale alla prima. Se stai facendo una canzone di questo tipo, se sei i Circus Mircus, se fai una roba più dance, se fai una roba che non deve creare aspettativa sul testo, mi va bene, puoi far ripetere le stesse cose quante volte vuoi, ma in una ballad, in una canzone del genere, non mi puoi fare due strofe uguali. Ma poi nel bridge, prima del terzo ritornello, mi rimetti anche le stesse identiche frasi del ritornello che hai già cantato 2 volte e che poi ricanterai subito dopo. No. Secondo problema enorme, l'arrangiamento. Potevano fare, non è un brutto arrangiamento, però è un arrangiamento pigro, se vogliamo dirla così. Questa canzone si prestava a tantissime cose, un arrangiamento alla Bones degli Equinox, un arrangiamento alla Skeletons di The Age, cioè poteva essere di tutto questa canzone. Hanno deciso di metterci un vestitino banale, niente di interessante, con tutto che io trovo lei molto magnetica, la sua voce bella, quindi niente, ho la sensazione che abbiano buttato un po' alle ortiche una possibile buona opportunità. Una buona scelta, come dici tu, gettata via completamente, perché non si perde completamente, non c'è niente che te la faccia risaltare in qualche modo. Peccato, a me dispiace proprio tanto. Tra l'altro anche una delle primissime che avevo ascoltato, tu lo sai, chi ci guarda lo sa, io sono estremamente volubile con le canzoni, cioè quella che ieri ho odiato, domani la amo probabilmente. Questa è una di quelle che non mi è cambiata tanto nel tempo, non è stata sviluppata correttamente, non ci si è messo l'impegno necessario per farla diventare ottima.
Che poteva Sì. tranquillamente esserlo. Esatto, ho la sensazione che sia un buono spunto, basta, cioè non sviluppato, non portato a termine, Seconda Così semifinale, è. sì, seconda semifinale, 11ª posizione tra Irlanda e Estonia. Serve solamente a far andare meglio l'Estonia, cioè 2 pezzi bruttini e poi c'è l'Estonia. Cioè tra Irlanda e Nord Macedonia tu vai a farti la pausa bagno. Esattamente quello, cioè parte l'Irlanda, magari a metà Irlanda ci arrivi, E poi poi dici, basta, vabbè, cioè, senti, poi basta. ma come staging? Cosa potrebbe fare per tirare sulla canzone? L'abbiamo detto, lei è magnetica, tutto quello che vuoi, sicuramente ci saranno dei ballerini, ci saranno dei giochi, diciamo, di telecamere per dare questa sensazione di movimento, ma cosa aggiunge? Quanta sostanza va a dare ad una canzone che comunque rimane lì di per sé? Proprio parlando in termini pratici, coi fondi che ha la Nord Macedonia, non ti puoi permettere uno staging abbastanza spettacolare da salvare una canzone di questo tipo. Ti ripeto, secondo me non c'è possibilità per cui passi, no. Ti immagini se ci mega sconvolge e passa? Magari a spese di una che ci piace? Ma tu ti immagini se noi non abbiamo azzeccato assolutamente niente quest'anno e tutte quelle che abbiamo detto passano sicuro sono fuori? E va bene, vi chiediamo come sempre di farci sapere cosa ne pensate, mettete mi piace al video, condividetelo, iscrivetevi, passate parola, comprate uno spazio su un quotidiano per farci pubblicità, va bene anche un dirigibile, insomma cose, fate tutto quello che potete per aiutarci. Cose. Noi vi ringraziamo e alla prossima reaction, ciao dagli esauriti.